Siete pronti per tornare in sala giochi? Avete preso il gettone? Oggi vedremo la seconda e ultima parte della costruzione del controller arcade, un controller compatibile sia con PC che con Raspberry, quindi col MAME, con tutti i vari emulatori come Batocera, RetroPie e tutti gli altri. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito alla seconda parte del tutorial. Buona visione! Nella prima parte abbiamo visto la costruzione del case e adesso invece andremo a vedere come effettuare la laminazione su questa stampa laser. Per prima cosa ho attaccato con dello scotch adesivo tutti i bordi, tutto il perimetro della stampa per non far andare l'acqua sotto l'adesivo e rovinarlo. Dopodiché ho spruzzato con uno spruzzino uniformemente tutta la stampa, poi ho tagliato un pezzo di adesivo trasparente e l'ho applicato per mezzo di una spatola di plastica. L'ho ricavata da una custodia di un CD. Rimuoviamo tutta l'acqua, poi asciugo e finisco di far aderire tutta la pellicola. Con una pistola termica finisco di asciugare il tutto. Adesso ritaglio i bordi a 1 centimetro dalla stampa, togliamo l'adesivo . Ed ecco il risultato della prima parte. Adesso applico un peso e attendiamo 24 ore. Eccolo qua. Adesso ritagliamo i bordi precisi della stampa . Adesso un'altra operazione delicata: applicare l'adesivo sulla parte frontale della console. Cospargiamo di colla vinilica e poi con una spatola distribuiamo uniformemente tutta la colla. Adesso userò questa guida per incollare in maniera precisa l'adesivo . Cercando di non lasciare bolle al di sotto. Applichiamo nuovamente un peso per 24 ore e attendiamo. Nel frattempo preparo il coperchio inferiore, facciamo i fori . Adesso andiamo a forare con una lama lunga e stretta i fori. Con un dito cerco di capire dove è il foro e lo incido rimanendo sempre molto allineato al bordo. Ed ecco il foro del joystick. Adesso faremo i fori di tutti gli altri pulsanti.
E adesso inizia la parte più divertente. Andiamo ad inserire tutti i pulsanti. Adesso colleghiamo il joystick. Mettiamo le 4 viti che sono a sfioro, 4 rondelle spaccate e 4 dadi. Mettiamo adesso i pulsanti frontali, coin, start, e poi i 2 laterali, quello blu e quello giallo. Adesso fissiamo la scheda encoder con 4 viti da 10 mm. Posizionati tutti i componenti, adesso dovremo andare a cablare la scheda. Da K1 a K12 i pulsanti, lo slot per il joystick e poi il pulsante mode sul relativo pin. Finito il cablaggio, ho connesso i pulsanti Sanva con connettori a 2 pin anziché a 3, come sono previsti dal kit dei pulsanti luminosi. Poi ho connesso ovviamente il joystick, il pulsante coin e il pulsante start e infine il pulsante mode. E dopo aver riordinato i cavi possiamo chiudere il coperchio inferiore. Userò questi gommini come antiscivolo. Adesso collego la porta USB al mio computer. Bene, i LED si sono accesi. Adesso vediamo un test con Windows. Vado nel pannello di controllo, scrivo nella ricerca joystick e vado a cliccare su configura dispositivo di gioco USB. Come vedete è già stato riconosciuto. Andiamo in proprietà e adesso facciamo il test. Eccolo qua. Tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Pulsante mode. Ripremo mode, joystick. E ora non ci resta che un test con alcuni giochi. Questo che state vedendo è Batocera con l'emulatore MAME e questo è Ghost Goblins.
Poi la volta di questo flipper Pinball FX, non è un emulatore, è un gioco per PC gratuito che vi consiglio, veramente bello. E per ultimo andiamo a testare un famoso picchiaduro che è Tekken 7. Bene, siamo arrivati alla fine del video, spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se è così lasciatemi un like per aiutare l'algoritmo di YouTube a far conoscere il mio canale e noi ci vediamo al prossimo video.